26 maggio 1988, ore 14:30. Armassao dos Buzios, Brasile. Una spiaggia da cartolina, acque cristalline, turisti in vacanza. Ma in una villa affacciata all'oceano sta per consumarsi uno dei misteri più inquietanti della storia criminale italiana. Antonio Bardellino, 43 anni, carrozziere di copertura, boss nella sostanza, secondo le ricostruzioni investigative, esce di casa per quello che sembrava essere un appuntamento con il suo braccio destro. Non farà mai ritorno. Il suo corpo non verrà mai ritrovato. La sua morte sarà accertata civilmente come morte presunta nel 2018 e più di 30 anni dopo. Alcune intercettazioni alimenteranno nuovi accertamenti investigativi su un caso che sembrava chiuso per sempre. Ma com'è possibile che l'uomo che ha trasformato la camorra da associazione di guappi in multinazionale del crimine sia scomparso nel nulla come un fantasma? Anni 70, Campania. L'Italia vive gli anni di piombo, tra terrorismo rosso e nero, crisi economica e tensioni sociali. Ma mentre Roma brucia nelle piazze, in provincia di Caserta si sta compiendo una rivoluzione silenziosa. La camorra tradizionale, quella dei guappi, delle risse tra vicoli, del controllo del quartiere, sta per essere spazzata via da una nuova generazione di criminali. Uomini che non pensano più in termini di strada, ma di mercati, non di territorio, ma di capitali. Secondo gli investigatori, Antonio Bardellino è l'architetto di questa trasformazione. Nato a San Piceriano d'Aversa il 4 maggio 1945, cresciuto, secondo le ricostruzioni, tra le officine meccaniche del Casertano, ha in mente un progetto rivoluzionario: trasformare il crimine organizzato in un'impresa multinazionale. Ma per riuscirci dovrà prima sopravvivere a una delle guerre più sanguinose della storia della camorra. Poi tradire alleati storici, infine essere tradito da chi considerava un figlio e scomparire per sempre, lasciando dietro di sé solo leggende e un impero criminale multimiliardario. «1975. Antonio Bardellino ha 30 anni e lavora come carrozziere. Ufficialmente. Nella realtà è già attivo nel crimine, rapine, furti, estorsioni. Ma non è un criminale qualunque. Ha una visione che va oltre il piccolo cabotaggio della camorra locale. Il 1975 è l'anno della svolta. Lorenzo e Ciro Nuvoletta, boss di Marano di Napoli, decidono di affiliarlo al loro clan. Ma non si fermano qui. Portano Bardellino nella loro masseria per un incontro che cambierà la storia del crimine organizzato italiano. Ad aspettarlo c'è Rosario Riccobono, uomo d'onore di Cosa Nostra siciliana. Quello che avviene in quella masseria è un evento documentato negli atti processuali e estremamente raro nella storia criminale. Un camorrista viene formalmente affiliato a Cosa Nostra. Un'alleanza che cambierà le regole del gioco. Ma perché i siciliani fanno questo passo? Vedono in Bardellino qualcosa che gli altri boss campani non hanno: la capacità di pensare in grande, di costruire punti invece che muri, di trasformare il crimine in business. E infatti, poco dopo l'affiliazione, Bardellino inizia a muoversi come nessun camorrista aveva mai fatto prima. Stringe amicizia personale con Tommaso Buscetta, il boss dei Due Mondi, l'uomo che aveva costruito i ponti tra Cosa Nostra siciliana e le famiglie americane. Non è solo un'alleanza di convenienza, è un'amicizia vera, documentata dal fatto che i due si nasconderanno nello stesso palazzo a Rio de Janeiro, quando Totò Riina darà la caccia a Buscetta. Ma c'è di più. Buscetta confesserà anni dopo ai magistrati che quando i corleonesi chiedono ai Nuvoletta di eliminarlo,
Sfruttando proprio la sua vicinanza a Bardellino, il boss casertano si rifiuta categoricamente. Un rifiuto che dimostra due cose. Primo, che Bardellino è già abbastanza forte da dire no a Riina. Secondo, che la sua parola vale più degli interessi contingenti. Caratteristiche rare nella camorra. Forse troppo rare. Fine anni 70. Mentre l'Italia affronta il terrorismo e la crisi economica, secondo gli investigatori, Bardellino sta costruendo qualcosa di inedito nel panorama criminale italiano. Un'impresa. Non è più il tempo dei guappi che controllavano il rione a colpi di coltello. Bardellino ha capito che il futuro appartiene a chi sa trasformare la violenza in capitale e il controllo territoriale in opportunità di business. Il primo settore in cui si muove è l'edilizia, ma non con le estorsioni tradizionali. Secondo le ricostruzioni processuali, Bardellino crea società di facciata, compra cave di sabbia e cemento, si inserisce nella filiera degli appalti. Quando il 23 novembre 1980 il terremoto devasta l'Irpinia, causando 2.735 morti e 300.000 sfollati, per i clan camorristici diventa un'opportunità. I fondi per la ricostruzione, parliamo di migliaia di miliardi di lire, secondo le indagini diventano il nuovo Eldorado della criminalità campana. Ma mentre altri clan si accontentano di estorcere gli imprenditori, dalle ricostruzioni emerge che Bardellino diventa direttamente imprenditore. Società legate al clan si inseriscono negli appalti, secondo gli investigatori, fornendo materiali che non sempre rispettano gli standard. Un sistema che trasforma i soldi della solidarietà nazionale in capitali criminali. Ma Bardellino non si ferma all'edilizia. Ha intuito che il futuro appartiene a chi sa muoversi su scala internazionale. E così, sfruttando i legami con Cosa Nostra e l'amicizia con Buscetta, inizia a esplorare nuovi mercati. Il primo è l'eroina. Gli investigatori documenteranno una spedizione di droga nascosta in filtri per caffè diretta alla Gambino Crime Family di New York. Quando un carico viene sequestrato, secondo alcune ricostruzioni Bardellino avrebbe contattato direttamente i vertici della famiglia americana per rassicurarli sulla continuità degli affari. Non perde tempo in recriminazioni, non fa drammi, risolve il problema e va avanti, come un imprenditore. Ma è con la cocaina che Bardellino dimostra di essere un visionario. Mentre in Italia la droga più diffusa è ancora l'eroina, lui ha capito che il futuro appartiene alla polvere bianca sudamericana. Organizza una rete di import-export documentata negli atti processuali, camuffata da società di commercio di farina di pesce. Dal Sud America verso l'Italia, dall'Italia verso il resto d'Europa. Una multinazionale della droga. Ma c'è un settore in cui Bardellino anticipa di decenni tutti gli altri. I rifiuti tossici. Alla fine degli anni '80, secondo le ricostruzioni investigative, il clan inizia a importare rifiuti industriali dal nord Italia e dall'Europa per seppellirli nelle campagne casertane. Centinaia di milioni di lire al mese, in cambio dell'inquinamento di migliaia di ettari di terreno agricolo. È l'inizio di quella che diventerà la terra dei fuochi. Un sistema criminale contro l'ambiente che ancora oggi, 40 anni dopo, secondo gli studi epidemiologici, è correlato all'aumento di alcune patologie. Bardellino non ha inventato solo un nuovo modello di criminalità, ha inventato un nuovo modo di danneggiare, lentamente, silenzioso, avvelenando la terra e chi ci vive. Un'eredità che sopravviverà alla sua scomparsa e forse anche alla sua stessa morte. «1980. L'anno in cui la Campania si trasforma in un campo di battaglia. L'anno in cui inizia la faida più sanguinosa della storia della camorra. Da una parte c'è Raffaele Cutolo,
e la sua nuova camorra organizzata. Un'organizzazione verticale, militarizzata, che vuole sottomettere tutti i clan della regione a un comando unico. Dall'altra c'è la nuova famiglia, un'alleanza di clan indipendenti che non hanno nessuna intenzione di sottostare a Cutolo. Tra questi il più influente è proprio Antonio Bardellino. La guerra inizia con omicidi mirati, poi degrada rapidamente in carneficina. Agguati in pieno giorno, bombe nei luoghi pubblici, innocenti che pagano il prezzo della violenza. Il 17 dicembre 1980, Filomena Morlando, insegnante di 25 anni, viene uccisa a Giugliano in Campania, vittima innocente di una sparatoria di camorra. Una giovane donna il cui unico crimine è stato trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non tornerà mai più a casa. Ma Bardellino in questa guerra dimostra di essere diverso. Non è il boss che va a sparare in prima persona. È la mente strategica che muove i pezzi sulla scacchiera. Mentre altri clan si logorano in scontri frontali, lui tesse alleanze, studia i punti deboli del nemico. Secondo le ricostruzioni investigative, colpisce dove Cutolo non se l'aspetta, nell'economia. La NCO si finanzia principalmente con estorsioni e sequestri. Bardellino inizia a proteggere imprenditori e commercianti, in cambio di una percentuale sui loro affari legali. Non chiede solo il pizzo, offre servizi, protezione reale, accesso a mercati e appalti. Il risultato è che molti imprenditori campani iniziano a preferire la protezione della nuova famiglia all'estorsione della NCO. Cutolo si ritrova sempre più isolato economicamente, proprio mentre la guerra gli costa sempre di più in termini di uomini e risorse. La svolta arriva nel 1982. Il 2 luglio viene ucciso il carabiniere Salvatore Nuvoletta. Non è un nome a caso. È il nipote di Lorenzo Nuvoletta, storico alleato di Bardellino. Chi ha ordinato l'omicidio? Secondo le ricostruzioni investigative, sarebbe stata un'azione di ritorsione, legata al cartello di Casal di Principe. Un omicidio che spacca definitivamente l'alleanza con i Nuvoletta. Un omicidio assurdo, dettato dalla paranoia, non dalla strategia, che dimostra come anche nella nuova famiglia, nonostante la sua strategia più sofisticata, la violenza cieca rimanesse la regola. Ma quell'omicidio ha anche un'altra conseguenza. Spacca definitivamente i rapporti tra alcuni membri della nuova famiglia. Lorenzo Nuvoletta si avvicina sempre di più a Cutolo. La nuova famiglia inizia a implodere. Non solo deve combattere la NCO, ma deve anche gestire i tradimenti interni. Bardellino si ritrova a combattere su due fronti. Eppure, alla fine, sarà proprio lui a vincere. Nel 1983 Cutolo viene definitivamente sconfitto. La NCO si dissolve, ma anche la nuova famiglia si spacca. Inizia una nuova guerra, definitiva. Quella tra la fazione di Bardellino e quella dei Nuvoletta. Una guerra che terminerà solo nel 1987, con la vittoria definitiva del clan dei Casalesi. Bardellino è sopravvissuto a 10 anni di guerra continua. Ha sconfitto nemici che sembravano invincibili. Ha costruito l'impero criminale più potente del sud Italia. Ma la vittoria ha un prezzo. Intorno a lui ormai ci sono solo uomini abituati alla violenza. Uomini che hanno imparato che il potere si conquista con il tradimento e si mantiene con la paura. Uomini che presto applicheranno queste regole anche al loro capo. «1987. Antonio Bardellino ha vinto. È l'indiscusso padrone della camorra casertana. Il suo clan controlla un territorio vasto quanto una regione e fattura miliardi.
ma proprio nel momento del trionfo si sta preparando la sua caduta. Mario Iovine, soprannominato Maritiello, è il braccio destro di Bardellino da oltre un decennio. Il suo braccio armato, l'uomo che ha materialmente vinto la guerra contro Cutolo e contro i Nuvoletta. Ma Iovine non è solo un soldato, è ambizioso e inizia a pensare che Bardellino, con la sua strategia imprenditoriale, stia diventando troppo morbido. Intorno a Iovine si coagula un gruppo di malcontenti. Francesco Schiavone, detto Sandokan, ex autista di Bardellino diventato sempre più potente. Francesco Bidognetti, Cicciotto e Mezzanotte, spietato quanto Iovine ma più calcolatore. Questi uomini hanno un problema con Bardellino. Lui ragiona da imprenditore. Loro ragionano ancora da camorristi tradizionali. Lui vuole consolidare e investire. Loro vogliono espandere e conquistare. Ma c'è un'altra questione, più personale. I soldi. Le casse del clan traboccano di denaro, ma Bardellino ne controlla personalmente la gestione. Decide lui gli investimenti, lui le spartizioni, lui le spese per la guerra. I suoi uomini sono ricchi, ma dipendono completamente da lui. E questo, per gente come Iovine, è inaccettabile. In questo periodo si matura una decisione drammatica. Iovine, Schiavone e Bidognetti si accordano. Bardellino deve essere eliminato. Ma come uccidere un uomo che non si fida più di nessuno, che ha intorno a sé una guardia del corpo personale e che si muove sempre con estrema cautela? I pentiti racconteranno anni dopo la risposta semplice quanto terrificante, usando proprio la persona di cui si fida di più: Mario Iovine. Dai verbali dei collaboratori di giustizia emerge un piano diabolico nella sua semplicità. Bardellino ha una villa ad Armassao dos Buzios, in Brasile, dove si rifugia quando la situazione in Italia diventa troppo calda. Iovine lo raggiunge laggiù con la scusa di un incontro di lavoro e poi lo uccide. 26 maggio 1988, Brasile. Bardellino esce di casa con Iovine per quello che crede essere un appuntamento di routine. Non tornerà mai più. Quello che succede nelle ore successive lo sappiamo solo dai pentiti. Iovine chiama in Italia e comunica ai complici. È fatta. Il corpo di Bardellino scompare. Alcuni raccontano che sia stato fatto a pezzi e gettato in mare. Altri che sia stato sepolto in una località segreta. Altri ancora che non sia mai morto. Ma di questo parleremo dopo. Quello che è certo è che il 26 maggio 1988 Antonio Bardellino sparisce per sempre dalla scena del crimine. E con lui sparisce anche l'ultima possibilità che la camorra evolva verso un modello puramente imprenditoriale. I suoi successori torneranno alla violenza tradizionale, alle guerre per il territorio, al sangue versato per strada invece che ai miliardi investiti nei paradisi fiscali. Uccidendo Bardellino, i suoi uomini uccidono anche il futuro della camorra e forse involontariamente creano un mostro ancora più pericoloso, un fantasma. «26 maggio 1988, ore 14:30. Armação dos Buzios, Brasile. L'ultima volta che qualcuno vede Antonio Bardellino vivo. O almeno, l'ultima volta secondo la sentenza civile che ne ha dichiarato la morte presunta. Ma cosa succede realmente in quelle ore? La versione ufficiale, quella che emerge dalle testimonianze dei collaboratori di giustizia, è lineare. Mario Iovine attira Bardellino fuori casa, con la scusa di un appuntamento. Lo uccide. Antonio Iovine, pentito di altissimo livello, racconta di essere certo della morte del boss. Pasquale Galasso, altro grande collaboratore della nuova famiglia, conferma: Bardellino era un grande campano, ma non è più in vita. Ma c'è un problema.
Due problemi in realtà. Il primo, il corpo di Bardellino non viene mai ritrovato. In più di 30 anni di ricerche, le autorità brasiliane e italiane non trovano nemmeno un frammento, nemmeno un indizio della sua presenza in quella villa. Il secondo problema è ancora più inquietante. Due testimoni eccezionali mettono in dubbio la versione ufficiale. Tommaso Buscetta, il boss dei Due Mondi, amico personale di Bardellino, nel 1993 dichiara ai magistrati: «Per voi è scontato che Bardellino è morto? E chi lo ha ucciso? A me non mi risulta, non credo che sia morto». Carmine Alfieri, boss della nuova famiglia e alleato storico, è ancora più netto. «Non mi risulta, ma non credo che sia morto». Due pentiti di altissimo livello che hanno collaborato con la giustizia per anni e che non avrebbero nessun interesse a mentire su questo punto. Anzi, se Bardellino fosse davvero morto, sarebbe più facile per loro parlare liberamente, senza temere vendette. Ma allora perché Buscetta e Alfieri credono che sia ancora vivo? La risposta potrebbe stare nella personalità di Bardellino. Quest'uomo non era un boss tradizionale, era un imprenditore del crimine, uno stratega, un uomo che pensava sempre 3 mosse avanti agli altri. È possibile che avesse intuito il tradimento di Iovine. È possibile che avesse preparato una via di fuga. È possibile che la sua morte sia stata una messa in scena. Il 14 giugno 2018, 30 anni dopo la scomparsa, il Tribunale di Napoli Nord si arrende all'evidenza. Dichiara la morte presunta di Antonio Bardellino, stabilendo la data del decesso al 31 maggio 1988. Un atto dovuto, dettato dalla necessità burocratica di chiudere una pratica rimasta aperta per troppo tempo, ma non un atto di verità. Perché la verità, forse, nessuno la conosce davvero. Quello che sappiamo è che Mario Iovine, l'uomo che, secondo i pentiti, avrebbe dovuto uccidere Bardellino, viene a sua volta ammazzato 2 anni dopo in Portogallo. Ufficialmente per regolamenti di conti interni al clan. Ma cosa succede se Iovine non ha mai ucciso Bardellino? Cosa succede se si è limitato a farlo sparire, magari dietro compenso? E cosa succede se poi qualcuno ha scoperto la verità e ha fatto fuori Iovine per aver mentito? Sono ipotesi, suggestioni, forse fantasie. Ma nel mondo della camorra, dove la verità è sempre l'ultima vittima di ogni guerra, anche le fantasie possono diventare realtà. E la realtà è che Antonio Bardellino è diventato un fantasma. «2022. Più di 30 anni dopo la scomparsa di Antonio Bardellino. Gli investigatori della DDA di Roma e Napoli stanno indagando su una sparatoria che ha coinvolto un giovane di San Cipriano d'Aversa. Niente di eccezionale, se non fosse che il ragazzo è il nipote di Antonio Bardellino. Durante le indagini, i magistrati piazzano microspie ambientali in casa dei familiari del boss scomparso. È routine investigativa. Quando c'è di mezzo un Bardellino, anche dopo 4 decenni, la prudenza non è mai troppa. E in una di queste intercettazioni emerge una frase che, secondo fonti investigative, alimenta nuovi accertamenti. Silvio Bardellino, fratello di Antonio, sta parlando con il nipote quando pronuncia 4 parole che catturano l'attenzione degli investigatori. Saluta papà. Saluta papà. Come si saluta una persona morta da più di 30 anni? Come si saluta un fantasma? O forse come si saluta qualcuno che è ancora vivo? Gli investigatori scavano negli archivi e scoprono che non è la prima volta che emergono indizi inquietanti. Nel 2016 alcune ricostruzioni investigative parlavano di conversazioni in cui si faceva riferimento a Bardellino come se fosse ancora in vita. Frasi vaghe, riferimenti obliqui, ma sufficienti a instillare il dubbio che il boss non sia mai morto davvero.
Il problema è che le intercettazioni, per quanto suggestive, non costituiscono prove. Saluta papà può significare tutto e niente. Può essere un modo di dire, un riferimento alla memoria del defunto, o semplicemente una frase detta senza pensarci. Ma secondo le ipotesi investigative, può essere anche l'indizio che uno degli uomini più ricercati d'Italia è ancora vivo. Se fosse così, dove si nasconde Antonio Bardellino? E soprattutto, perché fingere la propria morte invece di continuare a comandare il clan? Le risposte, se esistono, sono sepolte nei meandri di un'organizzazione criminale che ha fatto del segreto la sua arma più potente. Il clan dei Casalesi, anche dopo la decapitazione dei suoi capi storici nel processo Spartacus, continua ad essere una delle organizzazioni più ermetiche d'Europa. E forse, in questa capacità di mantenere i segreti, c'è la risposta a tutti gli interrogativi. Forse Antonio Bardellino non è mai morto. Forse vive ancora, nascosto in qualche angolo del mondo, protetto dall'omertà assoluta dei suoi uomini più fedeli. O forse è davvero morto quella sera del 26 maggio 1988 e quello che continuiamo a cercare è soltanto un fantasma. Ma nel mondo del crimine organizzato, la differenza tra un uomo vivo e un fantasma a volte è più sottile di quanto si possa immaginare. «2010. La Corte di Cassazione conferma 16 condanne all'ergastolo contro i vertici del clan dei Casalesi. Il processo Spartacus si conclude con la vittoria dello Stato. Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti, Michele Zagaria, Antonio Iovine, tutti i successori di Bardellino finiscono dietro le sbarre per il resto della loro vita. Ma è davvero finita? L'impero costruito da Antonio Bardellino non è crollato con la cattura dei suoi capi. Si è trasformato, è diventato più invisibile, più sofisticato, più pericoloso. Il patrimonio multimiliardario del clan non è svanito nel nulla. È stato investito, riciclato, trasformato in economia apparentemente legale. Aziende, società finanziarie, holding internazionali. L'eredità di Bardellino continua a produrre profitti 40 anni dopo la sua scomparsa. E poi c'è l'eredità più terribile, la Terra dei Fuochi. Carmine Schiavone, uno dei fondatori del clan diventato collaboratore di giustizia, nel 1997 aveva rivelato tutto, davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Aveva spiegato nei dettagli come il clan seppelliva rifiuti tossici nelle campagne casertane. Aveva dato nomi, luoghi, modalità operative. Ma la sua testimonianza rimase secretata per 16 anni. 16 anni in cui il veleno ha continuato a diffondersi nel suolo, nelle falde acquifere, nei corpi di migliaia di persone innocenti. Oggi, nelle province di Napoli e Caserta, si registra un'incidenza di alcune patologie oncologiche superiore alla media nazionale, un dato che gli studi epidemiologici correlano all'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Migliaia di persone sono state colpite da patologie legate alle scelte criminali di 40 anni fa. E questa è forse la lezione più importante che ci lascia la storia di Antonio Bardellino. La criminalità organizzata moderna non uccide solo con le pistole. Uccide
avvelenando l'ambiente, corrompendo l'economia, inquinando il futuro. Bardellino ha inventato un nuovo modo di fare il boss, rimanendo invisibile. Non nelle foto dei giornali, non nei titoli di cronaca, ma nei consigli di amministrazione, negli appalti pubblici, nelle decisioni che condizionano la vita di milioni di persone. E questa invisibilità è diventato il modello per tutte le mafie del terzo millennio. Non più padrini con il cappotto e la coppola, ma manager con giacca e cravatta. Non più clan territoriali, ma holding internazionali. Non più guerra tra famiglie, ma conquista silenziosa dell'economia legale. Antonio Bardellino è scomparso, ma non è mai morto. Vive nel modello criminale che ha creato. Vive negli affari che continuano a prosperare. Vive nel veleno che ha sparso nella terra. E forse vive anche nel mistero della sua scomparsa. Perché fino a quando non sapremo se è davvero morto quella sera del 1988, il fantasma di Antonio Bardellino continuerà ad aleggiare sulle campagne avvelenate del Casertano. Un fantasma che ci ricorda che la criminalità organizzata più pericolosa è quella che non vedi, quella che non sai se è ancora viva.